Ciao e bentornati sul mio canale e alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi presenterò il punto rete tunisino. Questo bel punto qui è un punto traforato, come vedete, è estremamente semplice da realizzare, utilizza un punto che già conoscete, ovvero la maglia alta tunisina. Il punto rete tunisino si crea partendo da una catenella in numero dispari di maglie, non ha tendenza ad arrotolarsi e questo è il retro del lavoro. Ma cominciamo! Allora, eccomi qui. Come al solito mi sono portata leggermente avanti col lavoro e ho costruito una riga di base tradizionale dell'uncinetto tunisino, in questo caso di 13 maglie. Questa riga di base è uguale per molti punti e per me conta come riga numero 1. Nella riga numero 2 cominciamo con il punto rete. Allora, iniziamo con una catenella per alzare il lavoro, poi vado a fare 2 gettati, cioè raccolgo il filo 2 volte sull'uncinetto, quindi 1 e 2, salto un punto, come al solito sapete che la barretta verticale che sta immediatamente all'inizio della riga la consideriamo come già lavorata, ok? Quindi noi saltiamo questa maglia, questa barretta verticale e andiamo a inserire l'uncinetto sotto quest'altra barretta, in questo modo, come per un punto semplice, ma andiamo a inserirla anche contemporaneamente attraverso la barretta orizzontale, che sarebbe questa qui. La vedete? La barra orizzontale che si crea, no? Tra una barretta verticale e l'altra. Qui io lo inserisco in modo che mi trovo in questa situazione, dove ho, diciamo, 3 punti o 3 asolette sull'uncinetto. Raccolgo il filo e lo faccio passare attraverso tutte. Ora io ho, come per la maglia alta tunisina, 2 asole, diciamo, che compongono questo punto, quindi raccolgo nuovamente il filo sull'uncinetto, lo passo attraverso queste 2, come per la maglia alta, e ho concluso questo punto. Nuovamente ripetiamo quello che abbiamo fatto qui, quindi doppio gettato, saltiamo una maglia, andiamo a inserire l'uncinetto sotto quella successiva e contemporaneamente anche attraverso la barretta orizzontale, raccogliamo il filo, passiamo attraverso, il punto non è ancora finito, come per la maglia alta tunisina, raccogliamo nuovamente il filo e lo facciamo passare attraverso le 2 maglie e a questo punto sì, il punto è finito. Scusate se mi faccio un po' di confusione con le parole e ripeto la parola punto. Dunque cosa vediamo qui? Stiamo praticamente lavorando a punto alto tunisino, ma saltando una maglia sì e una maglia no, creiamo questo effetto traforato, che poi si vedrà meglio lavorando più righe, ma non perdiamo, diciamo, punti perché facciamo il doppio gettato. Se facessimo un solo gettato faremmo una maglia alta tunisina standard, invece in questo modo andiamo a guadagnare un punto in più per non perderlo per strada, diciamo. E così continuo fino alla fine della fase di andata. Il motivo per cui lo inseriamo attraverso la barretta verticale e quella orizzontale è per dare maggiore stabilità al punto, in modo che non tiri troppo la maglia sottostante. Dicevo, le cose da ricordarsi sono queste, per esempio di non dimenticarsi che il punto alto tunisino ha bisogno di 2 fasi per essere completato, anche se lasciamo comunque i punti sull'uncinetto. Bene, sono arrivata all'ultimo punto, questo è il motivo per cui il multiplo deve essere dispari, il multiplo di maglie che andiamo a lavorare. Qui un'ultima volta faccio il mio doppio gettato, salto la penultima maglia e vado a lavorare l'ultimissima maglia, quella del bordo sinistro, che come al solito vado a lavorare come punto finale, come punto di fine riga. In questo modo, cioè nonostante i gettati, e come per la maglia alta tunisina, di nuovo, io vado a inserire l'uncinetto qui
Ovviamente in questo caso non lavorerò attraverso la maglia orizzontale, scusate, la barretta orizzontale che non c'è più, ma ho comunque stabilità in quanto vado a inserire l'uncinetto sia davanti alla barretta verticale che a quella posteriore. Di quest'ultimo punto, come sapete, raccolgo il filo, passo attraverso e nuovamente non dimentichiamoci di finire il punto col doppio passaggio. Ecco qua. E ora dovrei avere lo stesso numero di punti sull'uncinetto che ho inizialmente lavorato, ok? E una cosa positiva ovviamente è che la fase di ritorno per questo punto è quella standard, quindi io raccolgo il filo sull'uncinetto e passo attraverso una sola asola dapprima, poi raccolgo nuovamente il filo sull'uncinetto e passo attraverso 2 asole contemporaneamente e ripeto questo secondo movimento fino alla fine della riga. Ecco qua. E questo è semplicissimo, come vedete. Io vado a ripetere adesso nel mio lavoro, nelle righe successive, lo stesso identico processo, quindi io inizio con la mia catenella, da non dimenticarsi, poi doppio gettato, a questo punto io salto lo spazio, o meglio questa diciamo barretta obliqua, che corrisponde al secondo gettato della riga precedente, e senza potermi più sbagliare io vado a questo punto a inserire l'uncinetto esattamente sulla maglia alta della riga precedente, sempre preferibilmente facendola passare sia sotto la barretta verticale della maglia alta che attraverso la barretta orizzontale. Raccolgo il filo e passo attraverso 2 volte. Di nuovo, salto, qui faccio il doppio inserimento, passo attraverso, il punto non è finito, eccetera. E così discorrendo. Come vedete è molto semplice, adesso io lavorerò qualche riga in più per farvi apprezzare appieno la texture, la trama di questo bel punto, e soprattutto per farvi vedere come si chiude questo punto traforato, ok? Dunque io lavorerò qualche riga in più e ci vediamo tra pochissimo. Eccomi qui di nuovo con voi. Come vedete questo punto rete tunisino produce un classico effetto traforato quasi filet molto simile a quello prodotto con uncinetto classico, però non proprio identico. Insomma è bene sapere che esiste anche questa possibilità con uncinetto tunisino, soprattutto magari da inserire in un progetto. Bene, la chiusura. Stavo facendo varie prove e ho ritenuto che questo punto, avendolo iniziato con una riga di base tradizionale, potrebbe essere concluso allo stesso modo. E facendo vari test ho visto che viene piuttosto bene. Quindi io lo concluderei così. Praticamente io in questa ultima riga prenderò in considerazione non solo i punti che ho creato, ma anche quelli che ho saltato nella riga precedente e che hanno creato queste barrette, diciamo, oblique tra i punti, tra le maglie alte, ok? Che corrispondono al secondo gettato della riga precedente. E le lavorerò semplicemente a punto semplice, scaricando poi ogni maglia, facendola passare attraverso l'asola sull'uncinetto. E quindi io farei così. Quindi vedete, è molto chiaramente visibile questa barretta obliqua, io passo attraverso di essa, prendo il filo, passo attraverso e faccio una specie di maglia bassissima. Questa volta prendo la barretta verticale della maglia alta sottostante e la passo attraverso. Quindi praticamente è una chiusura standard, con l'accortezza di lavorare i punti come vi ho spiegato. In questo modo io ottengo una, diciamo, un bordo superiore uguale al bordo inferiore, che non stona, secondo me. Bene, come sempre vi ricordo che alla fine della riga non dobbiamo dimenticarci di lavorare anche l'ultima maglia, quella finale, che lavorerò inserendo l'uncinetto appunto come un punto di fine riga e facendola sempre passare attraverso. E questo è il nostro campione a punto rete tunisino. Che ne dite?
Bene, questo è tutto per oggi. Spero che questo punto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per i vostri commenti e per seguirmi in tanti. Vi invito a iscrivervi e a andare a dare un'occhiata, se volete, e a iscrivervi anche al mio primo canale, che è totalmente in inglese ma di facile comprensione, dedicato all'uncinetto tunisino e non solo. Troverete un sacco di contenuti che potrebbero essere interessanti. Questo è proprio tutto. Vi ringrazio nuovamente, ciao, alla prossima, bye bye!